E se pensiamo all'estate, cosa ci viene in mente? A me certamente vengono in mente i colori. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi finalmente vi mostro come ho realizzato questa splendida canotta super colorata, super facile e veloce, ma soprattutto in trend. Lo schema è alla portata di tutti, ma soprattutto alla portata delle principianti. Anche per questo progetto non ho giocato tanto con i punti di lavorazione all'uncinetto, ma con le colorazioni, con i filati che avevo a disposizione e con il modello stesso. Infatti anche voi, proprio come me, utilizzate tutti i filati che avete a disposizione. Durante il tutorial vedrete che vi darò tutte le misure in centimetri, per cui se dovete realizzare la stessa mia taglia, ovvero una M, potete seguire passo passo il tutorial seguendo i centimetri che vi indico, mentre chi deve adattare il progetto alla propria taglia, che può essere più grande o più piccola rispetto alla mia, può seguire certamente tutti i vari consigli che do durante il tutorial. In totale ho utilizzato 200 grammi di cotone, uncinetto di lavorazione il 3,5 ma anche il 3 per le varie rifiniture. Non ci occorre altro, mi raccomando fammi sapere cosa ne pensi, fammi sapere anche se proverai a replicarlo, supportami con un bel pollice all'insù e se sei passato qui per caso mi raccomando iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti i prossimi tutorial. A questo punto sigla! Ho avviato 27 catenelle che equivalgono a 17 centimetri. Faccio una 28esima catenella per ritornare indietro a punto alto. A partire dalla seconda, infatti, vado a sostituire il primo punto alto con i due punti bassi, poi riprendo il filo, vado nella catenella successiva e inizio a lavorare un punto alto in ciascuna catenella per un totale di 27 punti alti. 3, 4, 5, 27esimo ed ultimo punto alto. Catenella, facciamo la seconda riga, durante la quale nel primo punto faremo il primo aumento, 2 punti alti nello stesso, 1 e 2. Poi lavorerò un punto alto in ciascun punto finché non arrivo all'ultimo punto, dove lì ripeterò l'aumento. Intanto continuo in questo modo. Penultimo punto alto e nell'ultimo punto, come vi anticipavo prima, vado a lavorare 2 punti alti. 1 e 2. Catenella, vado avanti per la terza riga. Durante questa riga andrò a lavorare un punto in ciascun punto sottostante. Siccome avevo fatto precedentemente 2 aumenti, non mi ritroverò più 27 punti, ma 29 punti. Per questa prima parte, per andare avanti, dobbiamo ripetere per un totale di 4 volte la seconda riga fatta di aumenti ad inizio e fine riga e la terza riga normale di punti alti. Bene, ho terminato la prima parte del lavoro, sono arrivata all'altezza del seno, al di sopra del seno. Questo lavoro misura esattamente 14 cm. In sostanza ho ripetuto per un totale di 6 volte la riga di aumento ad inizio e fine riga e la riga normale. Righe totali 13. Adesso ho raggiunto queste dimensioni, 24 cm. Devo raggiungere la circonferenza seno, la mia vi ricordo essere 84. Sto facendo una lavorazione a pannello, per cui distribuirò questi 84 cm su un pannello e sull'altro. Per questo pannello dovrò avere un totale di 42 cm. Per raggiungerli, visto che mi ritrovo a 24, devo aggiungere 18 cm. Questo significa che inserirò 9 cm di catenelle alla mia sinistra e 9 cm di catenelle alla mia destra. La prima catenella l'ho fatta, ne faccio altre finché non raggiungo 9 cm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono a 6 cm, quindi aumentiamo
11, 12, 13, 14, 15. Ok, secondo me va più che bene. Ho fatto 15 catenelle. Ora cosa faccio? Ritorno indietro a punto bassissimo intanto. 1, 2, in maniera molto morbida. 3, 4, 5, 14ª ed ultima catenella. Proseguo lavorando sempre un punto bassissimo in ciascun punto, finché non mi riporto dall'altra parte, dove andrò a ripetere ovviamente altre 15 catenelle. Anche qui in maniera molto morbida perché non voglio stringere il mio lavoro. Questi punti bassissimi mi servono soltanto per spostarmi da destra a sinistra e viceversa. Ultimo punto bassissimo e da qui riparto, faccio le 15 catenelle. 2, 3, 15. Giro il mio lavoro e stavolta, anziché andare a lavorare dei punti bassissimi, vado a lavorare direttamente dei punti alti. Il primo lo sostituisco sempre dai 2 punti bassi e intanto per le catenelle che ho al di sotto proseguo a punto alto. 3, 4, 5. Bene, ho lavorato i primi 14 punti alti. A questo punto vado a lavorare sui punti bassissimi, prendo il filo ed entro proprio alla base del punto alto e faccio il primo, il secondo e insomma lavoro tutti i punti che mi ritrovo sulla zona centrale. La riga a punto bassissimo non si noterà affatto perché comunque ci stiamo lavorando sopra. Prima delle catenelle ho gli ultimi 2 punti alti, 1, 2 e adesso vado a lavorare un punto alto nei 14 punti che ho al di sotto. Prendo il filo, entro, 1, 2, anche in questo caso entro proprio alla base, 3, 4, 5, ultimo punto, 14º. Ok, quindi a questo punto non mi rimane che fare una catenella, girare il mio lavoro. Questo sarà il risultato. Non farò altro che continuare lavorando righe di andata e di ritorno a punto alto finché non raggiungo l'altezza che desidero, che mi occorre. Ovviamente voi potete farlo più corto, più lungo rispetto al mio, insomma in base ai vostri gusti vi regolate un attimino. Grazie ai 18 cm che ho aggiunto sono arrivata più o meno a 42 cm. Sono circa 41-40 forse, ma va più che bene perché comunque la lavorazione è elastica, tengo anche conto di questo e in generale cerco sempre di togliere qualche centimetro perché poi provando e riprovando il capo un po' si allarga, quindi va benissimo così. Insieme abbiamo lavorato la prima riga. Io nel frattempo continuo, quando raggiungo le dimensioni che desidero mi fermo e poi vi mostro come procedere, insomma. Bene, ho terminato la parte dietro del mio pannello, sarà la parte dietro, già lo so per sicuro perché fra poco vedrete. Insomma, ho lavorato in totale 26 righe. 26 righe riguardano il secondo blocco ovviamente, che corrispondono a 29 cm, mentre l'altezza di tutto il pannello equivale esattamente a 42 cm. Una volta fatto il primo pannello ne dovremmo fare un secondo eseguendo lo stesso procedimento, quindi andare a realizzare la parte davanti. Nel mio caso la parte
parte davanti sarà esattamente questo pannello, sì, multicolor. Anche per questo progetto ho voluto giocare un po' con i filati, con gli avanzi di filati che avevo a disposizione piuttosto che con i punti di lavorazione, e direi anche con il modello stesso. Siccome questo filato multicolor ha questa variante rosa che si sposa benissimo, anzi direi è la stessa tonalità di quest'altra variante, ho deciso di fare la parte dietro in un colore e la parte davanti in un altro colore. Nonostante entrambi i filati siano diversi, sono riuscita a realizzarli eseguendo lo stesso schema, quindi avviando lo stesso numero di catenelle e lo stesso numero di righe. Infatti, come notate, praticamente sono due fotocopie. Se anche voi volete giocare in questo modo e magari un filato è più spesso rispetto all'altro, l'unico suggerimento che posso darvi è di seguire le misure in centimetri piuttosto che il numero di catenelle, così avrei fatto io. Ad ogni modo, il pannello davanti, ripeto, è un altro filato, ha le stesse dimensioni del pannello dietro, quindi 42 cm più 42 cm dall'altra parte sono 84, che è la circonferenza del mio seno. È la misura che prendo sempre per realizzare magliette, canottiere, top e quant'altro. È arrivato il momento di dare forma alla nostra canotta, proprio come ho fatto già da una parte. Intanto ho cucito i due pannelli come faccio di solito e poi sono andata a rifinire il giromanica, creando così anche lo scollo. Insomma, ho aggiunto giusto delle catenelle per far passare la mia testa attraverso la canotta stessa. È un passaggio molto facile. Innanzitutto ci basterà mettere i due pannelli dritto contro dritto, pareggiare proprio i due lati. Per cucire al meglio senza sbagliare, andate a congiungere le due estremità finali, mettete una molletta o degli spilli, insomma, e iniziamo a cucire. Ho inserito l'uncinetto nel primissimo punto alto del pannello rosa e nel primissimo punto alto del pannello multicolor. Cappietto fatto, faccio passare il cappietto attraverso i punti, intanto blocco con una catenella e poi entro sempre negli stessi punti e faccio un punto basso. Ormai lo sapete, qui non ho definito i pannelli, però per ciascuna riga a punto alto andrò a lavorare due punti bassi. Quando cucio due pannelli non lavoro due punti nello stesso punto, ma uno l'ho già lavorato, il secondo lo lavoro subito dopo. Quindi passo attraverso le asole del punto alto per cucire in maniera corretta e chiudo punto basso. Riga successiva. Passo attraverso le asole del punto alto, stessa cosa dall'altra parte, prendo il filo e chiudo. Sempre nella stessa riga, un altro punto alto. Riga successiva con riga successiva, un punto basso, sempre la stessa riga e continuo così per tutta la riga praticamente finché non arrivo alla fine. Infatti ci vediamo direttamente lì, così vi mostro poi come continuare, ma è davvero semplicissimo. Sto per terminare la cucitura. Sono passata all'uncinetto numero 3 per entrare facilmente nei punti alti. Adesso vado a fare l'ultimo punto basso, quindi catenella iniziale con catenella iniziale e chiudo a punto basso. Faccio una catenella di sicurezza. Questo è il risultato della cucitura, come notate non fa una piega. Vi ricordo sempre, lo ricordo ad ogni tutorial, siete liberi di cucire come vi pare, nel senso che se vi trovate meglio a cucire con ago e filo, fate con ago e filo. Una volta fatto questo lavoro, capovolgiamo la nostra canotta, quindi la mettiamo sul dritto. Ovviamente ci ritroviamo in questa situazione, guardate, la cucitura nemmeno si vede. Ecco, anche per questo motivo la preferisco. Comunque andiamo avanti. Avevamo fatto la catenella, no? Adesso per il primo giro andrò a rifinire a punto basso. Qui mi ritrovo le catenelle iniziali. Andrò a lavorare un punto basso in ciascuna catenella. Continuo sempre con l'uncinetto 3, perché no? 3, 4, 5, 6,
Adesso invece mi ritrovo nelle righe a punto alto. Qui vige sempre la stessa regola, 2 punti bassi per ciascuna riga a punto alto, ma al contrario della cucitura non distribuisco 2 punti in un punto alto, ma li vado a lavorare nello stesso punto. Qui ho la prima riga, entro e faccio 1 e 2 nello stesso punto, senza fare troppi calcoli, senza impazzire insomma. Riga successiva 2 punti, riga successiva 2 punti. Vedete che con l'uncinetto più piccolo faccio meno fatica ad entrare nei punti. Poi riga successiva altri 2 punti e così via finché non termino tutte le righe che avevo fatto precedentemente. Vado a lavorare l'ultimissimo punto esattamente nella primissima catenella e ora da qui devo collegarmi esattamente all'altro pannello, ma non vado a lavorare direttamente un punto basso lì perché devo andarmi a creare insomma lo scollo. Ve lo dicevo prima, la mia testa deve passare attraverso lo scollo. Quindi cosa ho fatto e cosa farò insieme a voi? Andrò a realizzare 10 catenelle che nel mio caso corrispondono a 5 cm. Ovviamente ognuno ha la sua taglia, fate delle prove. Io all'inizio avevo fatto 20 catenelle ma erano troppe, quindi da 20 sono passata a 10. Per me 10 vanno più che bene, quindi mi raccomando, fate sempre delle prove. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mantengo le mie catenelle sul dritto, giro il mio lavoro e vado esattamente sul primo punto dell'altro pannello. È davvero semplicissimo. È più facile a farsi che a dirsi. Quindi primo punto, faccio un altro punto e poi inizio. In ciascuna riga vado a lavorare 2 punti bassi. Quindi stesso lavoro di prima, nulla di più, nulla di meno. Continuo, poi ovviamente ho le catenelle del pannello in rosa proprio come all'inizio, insomma termino il giro finché non mi ritrovo al primo punto che avevamo lavorato insieme. Ultimo punto basso nell'ultima catenella, ora vado direttamente nel primissimo punto basso e vado a fare un punto basso e un altro punto basso sull'altro che mi vanno a sostituire il primo mezzo punto. Andrò a fare esattamente 5 righe a mezzo punto. Passo all'uncinetto ovviamente 3,5 e procedo. Qui ovviamente mi ritrovo dei punti bassi, quindi è ancora più semplice di prima. Andrò a lavorare un mezzo punto in ciascun punto al di sotto. Non appena mi ritrovo alle 10 catenelle vado a lavorare sempre un mezzo punto in ciascuna catenella e continuo in circolo per un tot di 5 giri come vi dicevo prima, per cui a questo punto direi di continuare anche da soli perché tanto i passaggi sono sempre gli stessi. Bene, 5 giri a mezzo punto terminati. Una volta terminato l'ultimissimo giro non faremo altro che tagliare il filato e andare a chiudere con ago e filo stesso. Mi inserisco nel secondo punto per non creare una sola in più. Al centro dell'ultimo e poi disperdo, blocco intanto e disperdo il filo in eccesso. Dunque il giromanica è largo 4 cm, così in base al filato che utilizzate potete regolarvi. Ho riportato il dettaglio del giromanica anche sulla zona inferiore, quindi mi sono agganciata proprio in un punto qualsiasi, in realtà sulla zona dietro. Non ho fatto il primissimo giro a punto basso, ma ho subito lavorato il mezzo punto e anche qui ho fatto ben 5 giri a mezzo punto e questo poi sarà il risultato. Andiamo anche un po' a definire la zona inferiore. Anche qui dovrò andare a chiudere proprio come ho fatto dall'altra parte, lo farò anche sull'altra manichetta, mentre lo scollo l'ho definito semplicemente a punto gambero, alternando una catenella e un punto bassissimo. Magari ve lo faccio vedere, infatti ho lasciato il lavoro a metà per mostrarvi questo passaggio, quindi sfilo un attimino il tutto, catenella, entro nel punto successivo e faccio un punto bassissimo, catenella, punto successivo, un punto bassissimo, catenella, un punto bassissimo. Quindi ho definito così lo scollo.
non mi andava di lasciarlo con le catenelle iniziali. Fatto l'ultimo punto bassissimo, non faccio la catenella, ma la sostituisco con ago e filo stesso. Al centro dell'ultimo punto bassissimo e anche in questo caso vado a bloccare il filo d'eccesso e poi lo disperdo. Dunque in larghezza siamo a questi centimetri, 41-42 centimetri. Dalla zona dello scollo fino alla zona inferiore siamo a 45 centimetri. Qui invece abbiamo una distanza da 17 centimetri, ma questa è personale ovviamente, mentre da qui a qui siamo a 18 centimetri. Non fa davvero una piega. Non vi rimane che replicare lo stesso progetto. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine di questo video tutorial. Questa è la canotta terminata, che dire, a me piace tantissimo, davvero, si vede. Poi credo che mi stia anche abbastanza bene. Voi che dite? Vi aspetto come sempre giù nei commenti e supportatemi con un bel pollice all'insù. Avete visto, realizzarla è stata super facile e veloce, ve l'avevo detto all'inizio. Spero che tutto vi sia piaciuto, continuate a seguirmi per non perdervi le prossime novità, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e seguitemi anche sui vari social. A questo punto vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Alla prossima, un bacino a tutti!